Per i primi 7 anni nella vita di un bambino, il cervello non opera con la mente conscia. Le funzioni cerebrali di un bambino di meno di 7 anni non operano con la mente conscia e creativa. Succede solo dopo i 7 anni. Ma per i primi 7 anni di vita, il bambino è come sotto ipnosi. Osserva il padre e la madre, la sua famiglia, apprendendone i comportamenti. Pensate che li capisca? No. Si limita a registrarli, come una videocamera. Osserva e scarica i comportamenti. Impara come comportarsi osservando le altre persone. I programmi che il subconscio registra nei primi 7 anni non vengono dalla mente conscia. Fate attenzione, sono cose che riguardano tutti noi. In quei 7 anni si apprende il concetto di identità. Chi sei tu? Chi sono io? Come faccio a sapere chi sono io o chi sei tu? E indovinate cosa succede in quei primi 7 anni? Sono gli altri a dirci chi siamo. Vostro padre, vostra madre, possono dirvi che siete i migliori, i più adorabili, i più intelligenti e bei bambini mai esistiti, che siete principesse o la cosa migliore che gli sia mai successa. Ma non sono molti i bambini a cui vengono dette queste cose. La maggior parte sente una storia diversa. E lasciate che vi dica perché questa storia si ripercuote sulle vostre vite in modo negativo. I genitori agiscono come l'allenatore di una squadra. Se un giocatore non è bravo, cosa gli dice l'allenatore? Non è abbastanza, puoi fare meglio. Non è quello che ti meriti, chi ti credi di essere. Se il bambino ha già più di 7 anni, capisce quello che l'allenatore gli sta dicendo, se dice che non è stato bravo e che può giocare meglio. Così facendo migliora come giocatore, perché l'allenatore l'ha pungolato. Ma anche i genitori sono come allenatori per i bambini. E perché ve ne sto parlando? Perché se il bambino ha meno di 7 anni, la sua mente conscia non è ancora in grado di capire. Non capisce che il genitore è arrabbiato solo in quel caso. E allora cosa fa il bambino piccolo quando sente certe cose? Non sei bravo? Come si fa a volerti bene? Il genitore era solo arrabbiato, ma dov'era il cervello del bambino in quel momento? In quale fase si trovava? Teta. Fase teta. Ipnosi. Cosa ha imparato quindi il bambino? Che non è abbastanza in gamba, che non gli vogliono bene, che non è abbastanza bello, che non è intelligente, che non merita le cose che ha. Sono tutte registrazioni. Il bambino sta registrando, non ragiona consciamente. Voi gli avete fatto registrare queste cose. E allora perché è importante? È molto semplice. La funzione della mente è trasformare le vostre credenze nella vostra realtà. Se siete stati programmati per non farvi voler bene, non riuscirete mai a trovare il vero amore, perché la vostra mente vi dirà che non vi si riesce ad amare. Quella persona dice di amarmi? Cosa ne sa? Io so che non mi si può amare. Quindi non può essere vero. Adotterete comportamenti per dimostrarvi che non vi si può amare. Saboterete l'amore e proverete a voi stessi che avevate ragione. Un altro programma è quello del non me lo merito. E come funziona? Potreste avere un lavoro mediocre in un'azienda. Sedete lì a pensare con la vostra mente creativa: sono più intelligente di così. Potrei dirigerla questa azienda. Ma se avete un programma basato sul non lo merito, quando la vostra mente conscia starà lavorando, vi saboterà per mostrarvi la vostra verità, che non ve lo meritate, che fate stupidi errori. Ma siete più intelligenti di così. Allora perché sbagliate? Perché siete stati programmati per pensare di non meritare.
La scienza sta studiando quanto tempo la mente pensa e quanto tempo invece la nostra vita è in mano al subconscio. In una giornata qualsiasi, il 5% del nostro tempo è sotto il controllo del nostro pensiero e il 95% è sotto il controllo della programmazione ricevuta. Gli scienziati ci dicono che una mente erratica è infelice. Che cosa intendono? Quando la mente si distrae, entrano in gioco i programmi, che sono negativi e infelici. Controllando il tempo passato a gestire pensieri consci, nei vari campioni analizzati, si è scoperto che la mente si distrae in vari momenti. Quando ci si innamora, la propria mente non si distrae. Si è coscienti, si è consapevoli. È questa l'espressione giusta. Ma cosa si prova quando non si è nel programma? Semplice. Si crea il paradiso in terra. Basta uscire dal programma. Se la vostra vita è una vostra scelta, creerete il paradiso e non un mondo violento. Ma c'è un problema. Dopo un certo periodo, l'effetto luna di miele continua, ma la vita diventa frenetica. E quando questo succede, si ritorna nel programma, perché la mente ricomincia a pensare, si torna indietro. Alla fine della luna di miele si ritorna dal 90% del tempo alla suddivisione precedente. Si ritorna al programma. Per poter restare nell'effetto luna di miele, si deve fare una di queste due cose: restare consapevoli, restare coscienti. In questo modo ci si sentirà sempre in luna di miele. La seconda alternativa è molto importante. Si tratta di cambiare il programma del vostro subconscio.